Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. L'epatite C è una malattia che può comportare gravi danni al fegato, evolvendo negli anni in cirrosi epatica e provocando tumori. Inoltre, rispetto alle altre principali epatiti di natura virale come l'epatite A e l'epatite B, per l'epatite C non esiste un vaccino. Per questo motivo l'epatite C non va sottovalutata. In questo video capiamo cos'è l'epatite C, come si prende, quali sono i principali esami e test di screening, come si cura, con uno sguardo anche ai nuovi farmaci, tanto efficaci quanto costosi. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. L'epatite C è un'infiammazione del fegato causata dal virus HCV. Questo è un virus ad RNA del quale esistono diversi genotipi che differenziano sia la tipologia di malattia che si sviluppa che la risposta alle terapie. Il contagio col virus HCV avviene per via parenterale, cioè è necessario il contatto tra il proprio sangue e quello di una persona infetta. Eventi che permettano un contatto così stretto sono le trasfusioni di sangue con sangue infetto, i trapianti d'organo da donatori infetti, l'emodialisi per lungo periodo, interventi chirurgici, anche odontoiatrici, in studi non adeguatamente gestiti per l'igiene e la disinfezione degli strumenti, l'esecuzione di tatuaggi o di procedure estetiche che richiedano l'utilizzo di aghi o lame, chiaramente in ambienti e con strumenti non adeguatamente disinfettati. Infine, lo scambio di siringhe per la somministrazione di droghe per via iniettiva. Molto raramente la madre infetta può trasmettere il virus al bambino in grembo. Molto raro è anche il contagio per via sessuale, infatti questo avviene solo se c'è scambio di sangue, quindi se il rapporto avviene durante le mestruazioni e c'è una lesione. Le trasfusioni di sangue con sangue infetto purtroppo sono state le responsabili di un boom di contagi avvenuto prima degli anni 90. In questi anni, infatti, grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori americani, fu individuato il virus dell'epatite C in quei pazienti in cui fino a quel momento si parlava di epatite non A, non B. Una volta isolato il virus, furono messi a punto i test per ricercare il materiale genetico del virus nel sangue e testare le sacche di sangue. In questo modo, attualmente le trasfusioni di sangue e gli emoderivati in generale sono considerati sicuri. Una volta avvenuto il contagio, l'epatite C presenta un periodo di incubazione che va da 2 settimane a 6 mesi, ma in genere è compreso tra 6 e 9 settimane. L'epatite C nella sua fase acuta è spesso asintomatica e solo raramente, nello 0,1% dei casi, può essere fatale. I sintomi, se si presentano, non sempre sono facilmente distinguibili da quelli di altre infezioni. I principali sintomi sono nausea, vomito e inappetenza, malessere generale, febbre e ittero, quindi la colorazione gialla di sclera degli occhi e della pelle. La durata della malattia è di circa 2-12 settimane in media e poi circa il 20% della popolazione si ha la guarigione spontanea. Nonostante questi sintomi così leggeri, quasi come una banale influenza, nell'85% dei casi il virus non viene debellato ma rimane nell'organismo. L'infiammazione cronica del fegato determina negli anni danni gravi a questo organo così vitale. Infatti il tessuto viene via via sostituito da tessuto fibroso che perde la sua funzionalità. Questo processo, che dura anche 20-30 anni, porta alla cirrosi epatica e aumenta la probabilità di sviluppare il tumore del fegato, l'epatocarcinoma. La diagnosi dell'epatite C può avvalersi di diversi esami, sia sul sangue che strumentali. Da un semplice prelievo di sangue si possono fare diversi esami. Anticorpi anti-HCV, cioè la ricerca degli anticorpi che il nostro organismo sviluppa in seguito al contatto con il virus dell'epatite C. Il risultato, per essere buono, deve essere negativo. Se invece è positivo, significa che l'infezione è in corso oppure c'è stata. HCV RNA o carica virale, cioè la ricerca e la quantificazione del materiale genetico del virus. Se il test è positivo vuol dire che l'infezione è in corso. Il test può essere ripetuto nel tempo per valutare l'efficacia della terapia.
La terapia è efficace se la carica virale diminuisce fino a scomparire. Genotipo HCB, cioè l'individuazione del genotipo del virus dell'epatite C che ha colpito quel paziente per valutare i rischi e soprattutto la terapia più efficace. Marker tumorali per valutare l'evoluzione della terapia nei pazienti cronici che rischiano di sviluppare tumore del fegato. Gli esami strumentali più utilizzati nella diagnosi dell'epatite C e nel controllo dell'evoluzione della malattia sono l'ecografia epatica, che permette di valutare le modifiche del tessuto in tessuto fibroso attraverso le immagini. Fibroscan, che valuta il processo di fibrosi attraverso la misurazione dell'elasticità del tessuto epatico in risposta a delle onde sonore. Quando si sospetta la formazione di tumori, si procede di solito alla biopsia epatica, che avviene in day hospital, per poi sottoporre i campioni prelevati ad esame istologico. Oltre ai test per la diagnosi, sono disponibili anche dei test sia da prelievo di sangue che da saliva per lo screening su larga scala dell'epatite C. Questo screening, concentrato sulle categorie a rischio, è in corso o sta per partire nelle diverse regioni italiane, con lo scopo di individuare i pazienti che non sanno di essere infetti e debellare completamente il virus. La storia della terapia dell'epatite C è allo stesso tempo una storia di grandi successi della ricerca, ma anche di grandi quesiti etici e negoziati per il prezzo delle nuove terapie. Fino al 2013 l'unica terapia a disposizione era l'associazione tra interferone e ribavirina. L'interferone ha lo scopo di modulare la risposta del sistema immunitario al virus, mentre la ribavirina agisce indirettamente sulla replicazione del virus. L'efficacia di questa terapia però era inferiore al 50% e con pesanti effetti collaterali. Dal 2013 la ricerca ha messo a punto nuovi farmaci detti antivirali diretti come il sofosbuvir, che agendo direttamente sulla replicazione del virus hanno una percentuale di successo superiore al 98% in soli 2-3 mesi di terapia. Sono così efficaci che hanno reso addirittura possibile la donazione di organi da persone infette. Di contro, il costo di questi farmaci era così elevato, fino a 70.000 euro per paziente, che il Servizio Sanitario Nazionale ha dovuto limitare l'erogazione gratuita della terapia solo ai pazienti più gravi. Grazie a lunghe negoziazioni, il costo per il Servizio Sanitario Nazionale è stato abbattuto e attualmente sono presenti ben 12 criteri per accedere gratuitamente alla terapia, praticamente per tutti i malati. L'accesso a queste terapie però deve avvenire attraverso i centri autorizzati alla prescrizione, che sono presenti in ogni regione. Il trapianto di fegato si rende purtroppo necessario in cui il fegato è ormai irrimediabilmente danneggiato oppure in presenza di tumori. Per fortuna questa eventualità è stata drasticamente ridotta grazie all'avvento di nuovi farmaci. Non esiste un'alimentazione specifica per l'epatite C, ma chiaramente bisogna seguire una dieta sana e bilanciata per non sovraccaricare il lavoro del fegato. Per lo stesso motivo è importante non assumere alcol e alimenti nervini, quindi il tè, il caffè, il cioccolato, non fumare e non assumere farmaci se non sotto lo stretto controllo del medico quando sia assolutamente necessario. Diversi integratori in commercio a base di cardomariano trovano impiego per favorire la rigenerazione delle cellule epatiche. È importante però che nel caso di pazienti con epatite virale sia il medico a stabilire se e come assumere questi integratori. Per gli altri tipi di integratori vale la stessa restrizione dei farmaci. Naturale infatti non vuol dire innocuo. Abbiamo visto cos'è l'epatite C, come si diagnostica e come si cura. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.